Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo Elisabetta e Sebastiano e da qualche settimana ci troviamo in Tunisia. Vi porteremo con noi nella scoperta di questo splendido paese. Nell'episodio precedente, dopo aver affrontato un'avventura nel deserto del Sahara tunisino, ci siamo diretti a Duz. La nostra prima necessità era risolvere alcuni problemi al camion, che fortunatamente siamo riusciti a sistemare. Tuttavia, abbiamo colto l'occasione anche per esplorare questa affascinante cittadina, considerata la porta d'accesso al deserto. Oggi proseguiremo il nostro viaggio nell'entroterra tunisino, alla scoperta di numerosi luoghi di grande interesse. Abbiamo chiesto a un signore che era qua dentro col giubbottino giallo, praticamente ci ha detto che è un sistema di irrigazione, hanno fatto questa struttura in modo tale che l'acqua calda salga sopra, così il vapore esce e poi riscenda verso il basso, così perdendo la sua temperatura molto alta, in modo tale che poi possa essere utilizzata per irrigare tutte le oasi circostanti. Se la situazione è invitante anche da farsi un bagno, altro che bagno. Sono letteralmente scappata perché c'era un tipo che stava facendo sicuramente i bagni e come mi ha visto ha aperto l'asciugamano e si è denudato e quindi siamo subito andati via perché insomma non è piacevole un ambiente del genere. E sicuramente non è ispirante a metterti un costume da bagno e farti il bagno lì, in quella situazione. Ci tengo a dirlo perché comunque è giusto far vedere la realtà dei posti esattamente così come sono. Adesso non voglio generalizzare dicendo che insomma tutti i tunisini siano così. Capitano anche da noi queste situazioni, però effettivamente viaggiando da donna in questi paesi mi rendo conto che non è semplice. Ci troviamo nel lago salato più grande di tutta la Tunisia. Il Chott el Djerid è il lago salato più grande della Tunisia e del Nord Africa, con un'estensione di circa 5.000 km², situato tra Tozeur e Kebili. È caratterizzato da un paesaggio surreale che cambia con le stagioni. In estate appare come una vasta distesa di sale scintillante, mentre in inverno e dopo le piogge si trasforma in una superficie fangosa con specchi d'acqua. Celebre per i suoi miraggi e giochi di luce, è avvolto da leggende e ha fatto da sfondo a celebri produzioni cinematografiche come Star Wars. Abbiamo percorso un bel po' di chilometri e ci siamo fermati nei pressi di Gafsa per la notte. Qui la situazione immondizia è abbastanza drammatica. Ci è dispiaciuto tanto vedere in che condizioni si vive da queste parti. Abbiamo dormito nel parcheggio di un hotel, perché a quanto ci hanno detto non è una zona sicura per fare campeggio libero.
Oggi abbiamo fatto una bella sfilza di chilometri e siamo appena arrivati a El Jem. E questa cittadina è abbastanza conosciuta qua in Tunisia perché ha una cosa alquanto particolare che altre città non hanno qua in Tunisia, però in Italia sì, a Roma. C'è un Colosseo ed è anche abbastanza in buono stato. E la cosa particolare è che dalla finestra del camper abbiamo la vista sul Colosseo. Abbiamo scoperto che il termine Colosseo è un nome esclusivamente riservato all'anfiteatro di Roma, pertanto questa straordinaria struttura è correttamente definita un antico anfiteatro romano. L'anfiteatro di El Jem è uno dei meglio conservati al mondo. Costruito nel III secolo d.C., poteva ospitare fino a 35.000 spettatori, rendendolo uno dei più grandi dell'impero romano. Simile al Colosseo di Roma, veniva utilizzato per spettacoli di gladiatori e altre manifestazioni. Oggi è patrimonio dell'UNESCO e una delle principali attrazioni turistiche della Tunisia, affascinando i visitatori con la sua imponenza e il suo stato di conservazione. Stamattina ne ho approfittato per editare il video di domenica. Sebastiano ha fatto un po' di spesa. C'è caldo. A 21 km dritto. Praticamente tutto il mese di permanenza nostro in Tunisia è sotto il Ramadan, quindi è tutto chiuso fondamentalmente. La sera aprono, però durante tutta la giornata generalmente i locali è tutto chiuso. Qui in Tunisia non c'è l'Agip, c'è l'Agil. Non prendono la carta. All'Agil non prendono la carta, non va bene. All'Agip la prendono. Secondo me hai un profumo. Hai del profumo. Sento un profumo. Questa faccia devastata, stancante, il caldo si fa sentire. Allora, abbiamo cambiato i nostri programmi all'ultimo e siamo a Kaiwan. Buongiorno, sto risveglio in un parcheggio in una maison de jeunesse, casa per giovani, a Kairouan, e adesso andiamo a farci una passeggiata alla scoperta di questa incantevole cittadina, con una storia che a breve vi racconteremo. Kairouan è una delle città più affascinanti della Tunisia, un luogo ricco di storia, cultura e spiritualità.
Fondata nel 670 d.C. dagli arabi durante la loro espansione in Nord Africa, è considerata la quarta città più sacra dell'Islam, dopo la Mecca, Medina e Gerusalemme, attirando da secoli pellegrini e viaggiatori. Siamo arrivati nella grande moschea. Il biglietto è 12 dinari a testa, quindi siamo intorno ai 3 euro e qualcosa a testa, e nel biglietto c'è compresa sia la visita alla grande moschea e al mausoleo, che adesso andremo a vedere. Kairouan è famosa anche per la sua Medina, un labirinto di vicoli stretti e case bianche. Ospita mercati vivaci e botteghe di artigiani. Tabuna. Italia. Come si chiamano questi? Lungo il tragitto abbiamo conosciuto un ragazzo che per mantenersi fa la guida locale e con tacito accordo ci siamo fatti guidare da lui. Generalmente evitiamo questo genere di approccio, ma in questo contesto abbiamo accettato la sua compagnia. In mezzo ai vicoli è facile perdersi tra le botteghe di artigiani. Lavori che qui, nonostante l'epoca moderna, continuano a esistere. Al suo interno la Medina ospita la casa del governatore, che è stata convertita a negozio di tappeti. Aveva molto gusto il governatore. E adesso di chi è questa casa? Ah, se lui che è ereditata la casa, l'uomo che è ereditata la casa, no, io lavoro. Salam. Capo, 22 bambini. 17 stanze, 4 mogli. 22 bambini. Oh già, che? Era la casa del governatore, questo è 18 secoli. 18 secoli. XVIII perché secolo, il 1800. governatore... Adesso la casa del governatore è stata convertita a negozio di tappeti, per quello che ci sono una quantità infinita di tappeti bellissimi. Bello. È il loro stile. Il mausoleo di Sidi Sahab, conosciuto anche come il mausoleo del barbiere. Questo edificio ospita la tomba di Abu Zama al-Balawi, un compagno del profeta Maometto, che, secondo la tradizione, portava sempre con sé alcuni peli della barba del profeta come reliquia. Abbiamo fatto una visita stamattina della città, molto bella. Generalmente non prendiamo mai le guide, però questa volta diciamo che è avvenuto tutto molto naturalmente, quindi ci siamo affidati a questo ragazzo che ci ha spiegato abbastanza bene la storia e ci ha fatto vedere un po' le cose principali della Medina. Certo, si può assolutamente fare anche da soli, però è grande la Medina e magari certe situazioni si possono perdere, quindi è stata una guida, una bella, diciamo, è stato comodo.
Le abbiamo lasciato una mancia ovviamente prima di andare via, poi abbiamo preso un taxi e siamo ritornati in camper. Adesso piano piano ci stiamo avviando verso nord perché tra una settimana circa abbiamo il traghetto e andremo Il viaggio non è ancora finito, ci aspettano tantissime avventure.